Bentornati carissimi amici del tubo. Come mia abitudine, oggi vi intratterrò con un argomento di stretta attualità. Bello fresco! Difatti vi parlerò di retroscena del film realizzato recentemente, 35 anni fa. Sì, infatti, 35 anni fa, nel 1984, usciva per la prima volta nelle sale cinematografiche di tutto il mondo Ghostbusters, commedia soprannaturale che per 7 anni detenne il record mondiale di incassi nella categoria dei film comici. Venne spodestato solo nel 1991 da Mamma, ho perso l'aereo. Ghostbusters Acchiappafantasmi fu diretto da Ivan Reitman, papà di Jason, il regista sceneggiatore attualmente impegnato nella realizzazione del sequel Ghostbusters 2020, che secondo le previsioni dovrebbe uscire a luglio del prossimo anno. L'originale primo capitolo, non la sua versione al femminile, era interpretato da Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis e Ernie Hudson. Impersonavano i 4 acchiappafantasmi, al fianco di Sigourney Weaver, Dana Barrett e Rick Moranis, che interpretava Louis Tully. Ispirato al cortometraggio del 1937 della Disney, Topolino e i fantasmi, Lonesome Ghost nella versione originale, vede 3 ricercatori universitari in parapsicologia, Peter Venkman, Raymond Stantz e Egon Spengler, al quale poi si aggiungerà anche Winston Zeddemore, abbracciare la professione di acchiappafantasmi dopo aver perso il loro impiego come ricercatori e soprattutto dopo essersi trovati per la prima volta faccia a faccia con un ectoplasma nella biblioteca pubblica di New York sulla Quinta Strada. Ipotecando la casa di Ray e sfruttando il genio di Egon, mettono a punto gli zainetti protonici e le Ghost Trap, con le quali, a bordo della Ecto 1, vecchia ambulanza modificata, salveranno Dana Barrett e l'intera città di New York dalla minaccia di Gozer il Gozeriano e dal gigantesco Stay Puft Marshmallow Man. Questa era la trama in breve. Il film è talmente famoso che suppongo non ci sia bisogno di aggiungere altro. Al massimo, se ne avete voglia, cercatelo e guardatelo insieme ai vostri amici. È un film che regge ancora molto bene l'usura del tempo. L'idea ed il successivo sviluppo del film nascono dalla fervida immaginazione di Dan Aykroyd, appassionato di parapsicologia e fisica quantistica. Scrisse questo soggetto che ultimò nel 1981 e che aveva come titolo provvisorio Ghost Smashers. Un progetto piuttosto ambizioso, ambientato in un futuro in cui la Terra era stata invasa dai fantasmi e che prevedeva una sorta di milizia di acchiappafantasmi sparsa su tutto il pianeta. Un'idea che richiedeva un budget piuttosto elevato per gli standard dell'epoca. Per questo motivo il soggetto venne momentaneamente abbandonato. Ivan Reitman in quel periodo stava sviluppando un altro progetto, una commedia ispirata al romanzo Guida galattica per autostoppisti, e decise di coinvolgere Aykroyd. Della commedia non se ne fece più nulla, ma Dan Aykroyd propose il suo soggetto all'amico regista, che ne rimase affascinato. Con l'aiuto di Harold Ramis riscrissero e ridimensionarono lo script, riducendo notevolmente i costi di produzione. Le riprese iniziarono verso la fine dell'ottobre del 1983 e terminarono nel 4 febbraio del 1984. Il film uscì l'8 giugno del 1984 negli Stati Uniti. Per il cast inizialmente Aykroyd aveva pensato all'amico John Belushi per la parte di Peter Venkman, ma purtroppo Belushi, con il quale aveva interpretato il leggendario The Blues Brothers, morì prima della realizzazione del film. Dopo essere stato offerto e rifiutato da Steve Guttenberg, il Mahoney di Scuola di Polizia, il ruolo andò a Bill Murray, che lo trasformò in una delle sue più brillanti interpretazioni. La sceneggiatura originale prevedeva anche un maggior utilizzo del personaggio di Winston Zeddemore, poiché era stato pensato per Eddie Murphy, ma anche l'attore afroamericano rifiutò il ruolo, non intuendo le potenzialità del film, per dedicarsi al primo capitolo di Beverly Hills Cop, che quell'anno arrivò secondo al botteghino proprio dietro Ghostbusters. Dopo la defezione di Eddie Murphy, il ruolo di Winston venne notevolmente ridimensionato. Sigourney Weaver, già nota in tutto il mondo grazie ad Alien, si aggiudicò la parte di Dana Barrett stupendo e terrorizzando tutti durante il provino, mentre imitava uno dei cani demoniaci di Gozer. Nel film c'è anche un cameo alquanto bizzarro. L'attore porno Ron Jeremy apparve come comparsa in una delle scene.
Qualche tempo dopo, lo stesso Jeremy fu protagonista della parodia a luci rosse This Ain't Ghostbusters. Il celebre numero di telefono mostrato nel film, nello spot televisivo degli Acchiappafantasmi, era un vero numero al quale rispondevano dei messaggi registrati con le voci di Bill Murray e Dan Aykroyd, dove dicevano di essere fuori a caccia di fantasmi. Dopo l'uscita del film, per 6 settimane quel numero ricevette 1000 chiamate ogni ora. Slimer, il fantasma verde casinista e perennemente affamato, fu creato da Dan Aykroyd per omaggiare l'amico John Belushi, scomparso da poco. Il fantasma non aveva un nome e venne soprannominato Onion Head, testa di cipolla, a causa del cattivo odore emanato dal costume di scena. Solo in un secondo momento fu ribattezzato Slimer dai fans, nome che rimase tale pure per i successivi film. Aykroyd poi rivelò in un'intervista che la celebre scena della sigaretta incollata al labbro non era casuale ma prevista e che non fu usato alcun adesivo, solo la sua saliva. Il celebre logo dei Ghostbusters, diventato ormai famoso in tutto il mondo, fu creato e disegnato dal produttore Michael Gross, che aveva in precedenza lavorato come consulente artistico per i Muppets, John Lennon e i Rolling Stones. Bene, cari amici del tubo, abbiamo omaggiato anche queste icone degli anni 80 del XX secolo. Come sempre fatemi sapere cosa ne pensate di questo video lasciando un commento, mettendo un like o iscrivendovi al mio canale. Ci si rivede la settimana prossima con un altro video o anche prima se mi riesce. Baci fantasmatici a tutti!